bentornati nella soffitta di Pippo, il vostro rifugio segreto tra velluti, poster ingialliti e sogni proibiti, dove ogni settimana rispolveriamo insieme le dive più affascinanti e intriganti del cinema italiano degli anni 70, 80 e 90. Oggi, care e cari soffittari, vi porto in un viaggio che profuma di scandalo, di libertà e soprattutto di curve mozzafiato. Sì, perché oggi vi racconto la storia della meravigliosa Ileana Carisio, una donna che ha incendiato l'immaginario di un'intera generazione. Forse la conoscete come Malù, ma per tutti noi era e resterà Ramba. E adesso fate silenzio, chiudete gli occhi e immaginatela a Salerno del 1966. È lì che nasce Ileana, il 19 settembre. Già da bambina si muove come se il palco fosse casa sua. Danza, canto, un modo di stare in scena che non passa inosservato. Crescendo, quella sua bellezza tutta mediterranea conquista i fotografi. E così, quasi per gioco, entra nel mondo della moda, dove bastano pochi scatti per farla notare. Ma la vera svolta arriva nel 1983. È l'anno in cui incontra Riccardo Schicchi, il grande regista delle Tentazioni, il fondatore dell'agenzia Diva Futura. Lui la guarda, la studia e capisce subito di avere davanti una donna dal potenziale esplosivo. Nasce così Malù, una stella nuova nel firmamento dell'intrattenimento per adulti. E quando poco dopo un giornalista nota quel suo look da pantera armata e quella sensualità un po' selvaggia, il soprannome viene da sé. Ramba, un nome, una leggenda. Nel 1986, insieme a Cicciolina, Moana Pozzi e Cornelia Oltean, Ramba partecipa allo spettacolo dal vivo Curve Deliziose. E il titolo, lasciatemelo dire, è tutto un programma. Lo show è un successo clamoroso, teatri pieni, fan in delirio, giornali scandalizzati. Ma il prezzo della provocazione è salato. Una denuncia per oscenità, una condanna a 6 mesi e una multa per Schicchi e le sue muse. Ma Ramba non si ferma. Anzi, rincara la dose. Spogliarelli improvvisati nelle piazze italiane, pistole finte, sguardo da cattiva ragazza. E il pubblico impazzisce. Perché erano altri tempi, certo, ma soprattutto perché lei aveva qualcosa di unico. Nel 1987 debutta al cinema con Abat-Jour, diretta da Lorenzo Onorati, accanto alla giovane Baby Pozzi. E tra il 1985 e il 1988 eccola ovunque. Men, Tilt, Supersex, Le Ore, Starter, Excelsior. Copertine infuocate e servizi fotografici indimenticabili. Ah, e non dimentichiamoci della sua celebre voglia sul retro della coscia destra. Un dettaglio che, per molti, era già leggenda. Ma attenzione, per quanto audace e sfrontata, Ramba non ha mai attraversato certi confini. I suoi film, i suoi spettacoli, le sue performance in TV, come quel mitico striptease nel programma Excelsior concluso con una bottiglia di champagne versata sulle gambe aperte, erano tutto meno che banali. Erano spettacolo, erano provocazione, erano arte sensuale. Nel 1989 però qualcosa cambia. Ileana decide di mettere da parte l'alter ego Ramba e di tornare a recitare con il nome di Malù. I film cambiano tono, ma il fascino resta intatto. La storia di Lady Chatterley, Una donna per tutti, di Pasquale Fanetti. E poi, negli anni 90, 3 pellicole firmate Nini Grassia, Innamorata, Gatta alla pari e Un grande amore. Pellicole piccanti, certo, ma sempre con quel tocco elegante, quasi romantico. Nel 1995 Malù si cimenta in qualcosa di completamente diverso. Recita in La settima stanza, il biopic dedicato a Edith Stein diretto da Marta Messaros. Qui, accreditata con il suo vero nome, Ileana Carisio, mostra una profondità interpretativa che sorprende. L'ultimo film arriva nel 1997, Tradita a morte, ancora con Fanetti, dove interpreta una donna che cerca se stessa. E la trova tra le braccia di un'altra donna. Ma la leggenda di Ramba non si ferma sullo schermo. Il suo personaggio prende vita anche nei fumetti. Una mercenaria seducente e temibile, protagonista di una fortunata serie illustrata da Rossano Rossi con le storie di Marco Bianchini. Una vera eroina pop, disegnata con curve da capogiro e pistole sempre pronte. Poi il silenzio. Dopo il 1997 Ileana si ritira. Niente più copertine, niente più set. Si trasferisce a Bergamo, dove costruisce una nuova vita, lontana dai riflettori. Mette su famiglia, lavora, fa volontariato e quando le chiedono del suo passato, lei risponde con grazia e sincerità. Non rinnega nulla, anzi, dice di aver vissuto quei momenti con lucidità, con consapevolezza e soprattutto con la libertà di chi sceglie per sé senza lasciarsi condizionare. Oggi Ileana Carisio è una donna serena, una donna che ha saputo reinventarsi,
Ma per noi, amanti della soffitta, resterà sempre Ramba, la guerriera provocante, l'eroina delle fantasie, l'icona di un'epoca dove il desiderio era ancora capace di far scalpore. Se questo episodio vi ha fatto sorridere, emozionare o semplicemente ricordare, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti quale diva vorreste riscoprire nel prossimo appuntamento. Alla prossima, cari soffittari, e ricordate, la bellezza passa, il coraggio di essere se stessi, quello resta per sempre.